Stefano, di nuovo qui, questa volta però in remoto. Ciao Agnese, per fortuna anche c'è internet. Finché c'è internet c'è speranza, soprattutto per fare videoconferenze come queste, anche perché appunto io poi posso andare a mettere la sfocatura dello sfondo, così non devo neanche riordinare il salotto. Allora, come stanno andando queste settimane di lavoro in remoto? Se non altro sto scoprendo un sacco di nuove funzionalità dei tool di collaboration, ecco. Allora per spiegarle un po' anche a chi è un po' più profano, potremo fare un video tutorial sopra queste nuove funzionalità. Allora Stefano, io ho già cliccato registra, quindi sei già praticamente registrato tutto. Da dove vuoi cominciare? Innanzitutto da introdurre il format What, che anche questa volta parla un po' dello smart working, ma dando appunto dei consigli molto pratici che scopriamo anche noi appunto usando gli strumenti di collaboration. Primo fra tutti appunto il fatto che è ancora più utile adesso che lavoriamo un po' più tutti delocalizzati, scoprire come la mail si è trasformato come proprio l'accesso in un mondo, in una suite di strumenti di lavoro, ecco. La mail è diventata la nuova porta di accesso a tutti i servizi aziendali. Se tu pensi solo fino a qualche anno fa, quando uno veniva assunto, veniva subito caricato con 20 mail di attivazione di 20 account diversi per 20 servizi diversi all'interno dell'azienda. In questo momento invece con una sola mail si ha accesso a tutti i servizi, la posta elettronica, PowerPoint e a Teams, che so che a te piace particolarmente. Sì, è diventato il mio strumento preferito perché è diventato davvero la prima cosa che apro quando al mattino accendo il computer. Ed è buffo pensare perché fino a qualche anno fa la prima cosa che aprivo era Google, poi è diventato Facebook, poi quando ho cominciato, come dire, ad avere un lavoro è diventata la mail aziendale. Da quest'anno e ancora di più in questi giorni di smart working è diventato Teams, perché davvero è la chat che apro per rispondere ai messaggi, ma poi anche tutto il mondo che ci sta dietro per organizzare il lavoro. Già, perché ormai Teams non è solo più una chat, ma è proprio una porta di accesso verso tutta la parte di strumenti del mondo business. Quindi Stefano, Teams all'inizio quando lo apri sembra una chat, ma in realtà ci sono tanti livelli diversi di organizzazione che un po' lo fanno davvero diventare uno strumento di collaboration vero e proprio, ovvero di strutturazione dei gruppi di lavoro anche. Sì, Teams non è solo una chat, è anche una chat per poter parlare one to one con un collega, con un esterno, una chat che permette di fare meeting con più persone, quindi la possibilità di fare video call quando serve con piccoli grandi gruppi, anche la possibilità di fare da collettore di informazioni. Su Teams è possibile creare proprio dei team, dei canali, dove noi andiamo a condividere questo canale con solo determinate risorse, determinati colleghi ad esempio, dove noi possiamo andare a creare dei sottogruppi. Andando a creare dei sottogruppi noi possiamo andare a organizzare l'informazione in maniera un po' più organica, un po' più definita. Dentro i gruppi noi possiamo andare a caricare i file che servono per la collaborazione col gruppo. Su questi file si può lavorare ovviamente in modalità collaborativa e lavorare insieme nello stesso momento sullo stesso file, andando a vedere proprio dove sta scrivendo l'altra persona, e questo è possibile farlo sia da browser su qualunque computer, sia dall'app dedicata, ad esempio può installare su ambiente Windows, sia tramite l'app che possono trovare su mobile. E infatti l'altra cosa molto comoda è che io posso andare ad accedere ai file da tutti i dispositivi e averli in modalità online, ma anche poi in modalità offline ad esempio. Un po' come gli strumenti che usiamo come consumer, i vari servizi di messaggistica che hanno la messaggistica privata, i gruppi, e poi lì invece si apre tutto il mondo più professionale dei Teams e dei canali, in cui appunto il grande vantaggio rispetto ai sistemi di messaggistica che usiamo quotidianamente appunto che c'è l'aggancio con tutto il mondo dei file su cui si lavora. Sicuramente
il fatto che Teams appoggia tutto quanto su SharePoint aiuta a poter condividere in maniera molto più facile e smart qualunque informazione. E quando parliamo di collaborazione non parliamo solo di documenti, parliamo ad esempio anche dei video. Quando finiremo questa registrazione, ad esempio, la potremo trovare su Stream. Che è una specie di YouTube all'interno delle piattaforme aziendali, giusto? Oltre ad avere le registrazioni, le puoi andare a catalogare in modi differenti tramite dei canali. Potrebbe essere un po' utile anche non solo negli ambienti di lavoro, ma anche negli ambienti della didattica. In questo periodo appunto si parla tanto di didattica online, di video lezioni, potrebbe essere uno strumento, no? Assolutamente sì. Teams è lo strumento ideale per poter andare a usare la didattica online. Prova a immaginare, ogni classe crea un proprio Teams, poi su Stream carica le lezioni del giorno. Su Teams troviamo i file relativi alle lezioni e quindi in un posto unico abbiamo tutto quanto. In più Stream ci permette di avere la trascrizione testuale di quello che è stato detto durante la lezione. Però ti devo confessare che lo strumento che ho proprio scoperto e ho cominciato davvero a utilizzare nelle sue potenzialità è quello di Planner. Ci avrei giurato. Conoscendoti come fan della parte agile non poteva essere diversamente. Esatto, perché davvero al di là degli strumenti che già usavamo prima per collaborare, quando si lavora in remoto e si ha appunto la necessità di avere un'efficienza maggiore senza magari avere la possibilità di fare due chiacchiere in ufficio, lo strumento Planner è veramente utilissimo. Appunto io lo utilizzo per gestire tutti i nostri progetti, perché consente di creare i macro progetti e poi le singole attività da andare a assegnare alle persone o la persona che ci può lavorare e poi suddividerle a loro volta nei singoli task. Quindi in qualche modo si porta dietro un po' la modalità di lavoro agile, perché consente di creare in modo estremamente flessibile le attività da fare per i progetti, di andarle a micro segmentare in attività un po' più piccole, di assegnarle poi dinamicamente praticamente tutti i giorni, eventualmente di modificarle e crearle di nuovo. Quindi da un lato è uno strumento che ti consente di organizzarti, ma in modo estremamente flessibile, che è un po' quello che serve al team marketing, ma penso anche a tantissimi altri team. Io posso anche darti un piccolo tips. Prova a immaginarla così: se tu a ogni attività, ogni task, provi ad assegnare un'etichetta colorata di tipo diverso a seconda del tempo che ci vuole secondo te a risolvere quel task. Ad esempio, rosso per le cose più lunghe, giallo per quelle un po' più intermedie, verde quelle veramente corte, magari all'interno della mezz'ora. Tu in maniera molto semplice potrai un domani, nel momento in cui ti rendi conto di avere mezz'ora libera, quando capita, puoi andare in maniera molto veloce, andare a cercare cosa puoi andare a fare in quella mezz'ora, tutto quello che hai all'etichetta verde. Ah già, perché praticamente io già uso spesso i filtri, quindi vedere tra tutte le attività quelle assegnate a me oppure assegnate a una persona del team. Questo in qualche modo, a quello che mi stai dicendo, potrebbe essere ulteriormente utile per andare a frittare l'attività che posso fare in quel momento. In un colpo d'occhio hai subito l'occasione di capire quale attività puoi fare in maniera molto veloce. E se invece un'altra funzionalità che ho scoperto utile, forse non tanto nei progetti di tutti i giorni, ma per chi lavora sui turni, c'è proprio la funzionalità turni. Può essere utile per chi deve andare a utilizzare questa tipologia di plan del tempo di lavoro. Ma ad esempio per chi ha un'azienda in cui c'è l'attività di customer service, quindi deve avere il servizio messo a disposizione con continuità? Assolutamente sì, chi deve lavorare ad esempio H24/7 può andare a tracciare e calcolare i propri turni tramite questa funzionalità, perché dà la possibilità ad esempio di tener conto delle necessità del lavoratore, ad esempio una richiesta di ferie, e automaticamente aiuta a ricalcolare il turno di conseguenza in base a tutta una serie di regole che vengono definite all'inizio. Tutti i customer service, come dicevi, ma anche ad esempio nel settore della sanità
o del manufatturiero, dove si lavora proprio sui 2 o 3 turni. Diciamo che a strumenti di questo tipo l'unico limite è la fantasia. Eh sì, perché alla fine ci rendiamo proprio conto che ne utilizziamo un millesimo rispetto alle potenzialità. Senza contare tutte le integrazioni con le fonti dati esterne che può avere ancora Teams. E anche le novità che già un po' ho sentito circolare nell'aria per il nuovo anno. Siamo avanti. Piccole ma utili novità quali l'eliminazione del rumore di fondo durante le chiamate e l'alzata di mano durante una videochiamata. E sicuramente non finiranno qui. Quindi se siete curiosi e volete approfondire, trovate tutto qui.